C'era una volta un'epoca lontana, quella che da chi studia i libri di storia verrebbe chiamata era moderna. In quegli anni le persone avevano smesso di comunicare tra di loro, se non tramite strani aggeggi. Per quanto ora ci possa sembrare arretrato, i romanzi che noi oggi leggiamo tra le pagine di un libro allora venivano consultati attraverso minuscoli schermi. Pensate che per darsi appuntamento si usava ancora inviare SMS ed email e che la maggior parte dei libri esposti nelle vetrine delle poche librerie rimaste parlavano di personaggi televisivi e reality show. Era un'epoca di apatia e indifferenza. Si era perso il gusto di una chiacchierata sotto casa o di una birra con gli amici. Era un'epoca di crisi finanziaria in cui la tecnologia, nonostante tutto, aveva preso il sopravvento e nessuno poteva farne più senza. Ma c'era un ragazzo diverso da tutti gli altri. Lui non guardava la televisione, ma osservava i passanti alla finestra. Non leggeva la posta da un computer, anzi scriveva lettere cartacee come facciamo ai giorni nostri. Solo accendere un cellulare per lui era cosa ardua. Un pomeriggio autunnale, mentre gli alberi perdevano le foglie, chissà chi e chissà dove perse un piccolo quaderno dalla copertina nera come la pece. Non se ne accorse nemmeno, data la scarsa importanza dell'oggetto. Fino a che qualcuno non lo trovò. Il ragazzo, attirato dal fascino di quel piccolo tesoro, si guardò attorno e quando fu al riparo da occhi indiscreti, lo aprì. Sfogliò le pagine riempite a mano da qualche sconosciuto che a quanto pare sapeva ancora scrivere senza l'ausilio di una tastiera. Ma l'ultima pagina scritta fu quella che più lo incuriosì. Si soffermò su quello strano simbolo disegnato e gli parve di sentire un suono in lontananza. Sul momento non si rese conto di cosa stesse succedendo. Poi notò nei volti delle persone accanto a lui qualcosa di diverso. Li aveva forse visti sorridere? Qualche metro più in là c'era già chi rideva, chi infilava il cellulare in tasca, chi si toglieva gli auricolari scrutando incredulo ciò che lo circondava. Fu solo allora che, riguardando bene quel segno, il ragazzo ne capì il significato e sentì il viso avvampare. Era forse stato il quaderno? In quell'istante sentì l'impeto di dover scrivere qualcosa su quelle pagine magiche. Il sorriso, scrisse. Il sorriso è ciò di più universale che possa esistere. Ha vissuto in ogni epoca e viene usato in ogni angolo del mondo, da qualunque popolo. Che venga fatto distorcendo la bocca o spingendo due tasti su una tastiera, un sorriso rimane il collante tra le persone, un modo di esprimersi, di riconciliarsi, di sistemare situazioni. Scrivo tra queste pagine sapendo che prima o poi qualcun altro lo farà. Voglio credere che chiunque legga questo quaderno, chiunque ascolti questa storia, voglia regalarsi e regalarmi un sorriso. E forse qualcosa cambierà. Oggi ogni libro di storia racconta del ragazzo che non conosceva il significato di uno smile e di quel quaderno che in qualche modo portò il mondo a vivere in una nuova epoca. La mia epoca, in cui tutti siamo semplicemente più felici. A voi che ascoltate, che non conoscete ancora quest'epoca, vi auguro di poterla vivere per capire l'importanza di un sorriso. Ora potete accendere la TV o giocare con una console, oppure sprecare gli ultimi 3 minuti di tecnologia di oggi accendendo una telecamera e filmarvi mentre sorridete. Ognuno dei vostri sorrisi è vitale e se non lo è adesso, credetemi, lo sarà. Prendetevi un po' di tempo per voi e per le persone. Imparate a ridere più spesso e vedremo in quanto tempo la vostra era cambierà. Pubblicate un vostro sorriso come video risposta. Verranno raccolti tutti e inseriti in un video per la fine dell'anno. Ah, e a proposito, grazie a Meeting Live questo quaderno farà il giro di tutto il mondo. Ma vi rendete conto? Io non sto più nella pelle. E canta fuori dal coro. Sweet Charity.